Bentornati sul mio canale. Oggi inauguriamo una nuova rubrica, l'horror dietro la storia. Andremo a scoprire gli orrori che si nascondono dietro a personaggi e vicende storiche insospettabili. Il primo orrore di cui voglio parlarvi si trova nell'Inghilterra dell'Ottocento. Si tratta delle workhouses vittoriane. Queste erano, come dice il nome, case di lavoro, dove chi non riusciva a mantenersi poteva lavorare in cambio di vitto e alloggio. In teoria erano un sostentamento ai più poveri che rischiavano di non sopravvivere e che entrando nelle workhouses avevano la possibilità di rimettersi in piedi. Sembrerebbe un'iniziativa degna di lode, se non fosse che spesso l'idea di fondo con cui venivano istituite era solamente la volontà di punire i poveri proprio per la loro povertà. Le condizioni disumane in cui spesso vivevano gli indigenti e gli atroci abusi a cui erano sottoposti rendevano molti di questi istituti simili a dei campi di concentramento nazisti. Il problema dei poveri. I poveri, quando sono troppi, diventano un problema sociale, ma non in senso caritatevole, del tipo poverini, aiutiamoli noi che possiamo, ma in un'ottica politica aumentano il rischio di disordine sociale. Sembra che questo timore avesse indotto a costruire case lavoro già nel XIV secolo, quando lo Stato divenne responsabile del sostegno dei poveri. Diventare responsabile del sostegno dei poveri vuol dire anche poterli controllare. Con questa legge i lavoratori non potevano spostarsi dalla propria parrocchia in cerca di un salario migliore e di conseguenza i salari non sarebbero aumentati. Con il passare del tempo la stretta sui poveri aumentò. Dal 1576 i poveri normodotati che avevano bisogno di sostegno dovevano lavorare per ottenerlo. Nessun aiuto gratis. Negli Stati Uniti andava ancora peggio. Nel XVII secolo le città del Massachusetts potevano bandire i poveri o addirittura metterli all'asta al miglior offerente. Chi comprava il povero lo metteva al lavoro in cambio di quello che sarebbe costato vestirlo e nutrirlo. In pratica era uno schiavo. In Inghilterra non si concessero quasi più aiuti esterni quando nel 1723 il Workhouse Act obbligò chiunque cercasse un sostegno economico a entrare in una casa lavoro, dove lavoravano senza paga in cambio di vitto e alloggio. Arriviamo agli anni 30 del 1800, quando le workhouses ebbero il loro massimo sviluppo e divennero simili ai carceri coi lavori forzati. Aumento demografico, nuove tecnologie che sostituivano i lavoratori agricoli e cattivi raccolti mandarono migliaia di persone in miseria e le città, con la prima e la seconda rivoluzione industriale, stavano crescendo in maniera incontrollata. La grande richiesta di alloggi fece salire gli affitti alle stelle e le persone non poterono fare altro che unirsi sotto un unico tetto, in case popolari già minuscole e fatiscenti. Questi condomini erano detti slums e in una stanza potevano viverci 30 persone in situazioni igieniche e di sicurezza precarie. La mancata manutenzione provocava continui incendi e crolli. Ma se non potevi permetterti di vivere neanche negli slums, l'unica alternativa che avevi era entrare in una workhouse. In epoca vittoriana queste case lavoro si riempirono e ne vennero costruite sempre di nuove. Alcune autorità videro in questi istituti un'opportunità di guadagno, naturalmente sulla pelle dei poveri. Avevano a disposizione migliaia di lavoratori quasi gratis, praticamente migliaia di schiavi. Le workhouses erano gestite dalle parrocchie e a volte le stesse parrocchie non si facevano scrupoli a costringere gli uomini che lavoravano nelle case di lavoro a vendere le proprie mogli per evitare che diventasse un onere finanziario per la parrocchia. In uno di questi casi, nel 1814, la moglie e il figlio di Henry Cook, che vivevano alla casa di lavoro di Effingham, vennero venduti al mercato di Croydon per uno scellino. La parrocchia pagò il costo del viaggio e un pranzo di nozze. La colpa di essere poveri. In epoca vittoriana essere poveri era un disonore e una colpa. Secondo i benestanti, i poveri erano degli incapaci, persone pigre che non avevano voglia di lavorare e che non erano in grado di condurre la propria vita in modo retto e morale. Sperperavano il loro denaro nei vizi. Erano cattive persone che avevano scelto di vivere una vita disonesta,
o che si erano dimostrati immeritevoli di vivere meglio. Per esempio, se eri una prostituta, ti meritavi la povertà, perché eri una donna peccaminosa, una donna caduta. Essere poveri non era solo una colpa, ma anche un destino. Una contraddizione in termini, ma l'essere umano d'altronde è contraddittorio e l'epoca vittoriana espresse al massimo questo suo aspetto. Molti benestanti credevano che i poveri fossero geneticamente inetti, quindi chi era stato prescelto da Dio per essere ricco e sapiente doveva gestire questi rifiuti della società e magari aiutarli, ma non troppo, perché l'equilibrio sociale era stato definito da Dio e quindi non doveva essere cambiato. La beneficenza vittoriana era spesso paternalistica. I ricchi disprezzavano i poveri e allo stesso tempo li commiseravano, del tipo: povero, incapace, ecco, tieni una monetina, però non mi toccare, che schifo. Le workhouses erano considerate il miglior modo per gestire questi miserabili. Risolvevano diversi aspetti della povertà. Innanzitutto toglievano i poveri dalla vista. Confinati in questi istituti, non potevi più vederli per strada rubacchiare ed elemosinare. Poi davano la possibilità di riscattarsi dalla disonorevole condizione della povertà. A questo scopo erano sottoposti a duro lavoro e condizioni rigidissime per disciplinarli e raddrizzare le loro cattive abitudini. I commissari di queste istituzioni caritatevoli temevano che qualcuno potesse abusare del sistema di sostentamento. Per questo si era smesso di dare aiuti esterni e di sostentare le famiglie a casa loro. Temevano poi che, sostenendo i bambini, avrebbero potuto incoraggiare le donne a una condotta immorale. In pratica, prostituirsi, tanto i figli li avrebbe mantenuti lo Stato. Le autorità erano anche preoccupate che la gente preferisse non andare a lavorare e ricevere il sussidio, poiché il lavoro era duro e i salari bassissimi. Un po' come adesso, quando in alcuni casi diventa più conveniente prendere il reddito di cittadinanza che svolgere un lavoro sottopagato. Per questi motivi la casa lavoro doveva essere un posto terribile, un'alternativa peggiore a un salario da fame e a vivere negli slums. Le workhouses erano l'ultima spiaggia. Nonostante le workhouses in teoria dovessero ridare dignità ai miserabili e renderli persone utili alla società, lo stigma della povertà li seguiva anche lì dentro e sarebbe rimasto con loro per tutta la vita, anche nel caso fossero riusciti a uscirne. Anche nascere in una workhouse era mal visto, tanto che dal 1904 nel certificato di nascita non poteva essere più indicato il nome di una workhouse e anche l'indirizzo andava cambiato. Questo aiutava i bambini a non essere perseguitati tutta la vita dallo stigma di essere nati in una casa lavoro, ma allo stesso tempo rendeva difficile per la famiglia rintracciarli. La stessa cosa fu fatta in seguito anche per i certificati di morte, perché lo stigma di morire in una casa lavoro poteva riversarsi sull'intera famiglia del defunto. Cosa succedeva nelle workhouses? Se il capofamiglia entrava in una workhouse, tutta la famiglia era costretta a seguirlo e appena entrati venivano divisi, secondo diversi criteri, come il sesso, la salute, l'età, l'abilità al lavoro. I bambini potevano restare con la madre solo se erano di età inferiore ai 2 anni. Questi criteri vi ricordano qualcosa? Non so, i lager? Entrando in una casa lavoro si riteneva che i poveri avessero perso la responsabilità per la propria famiglia. Venivano smistati in 4 edifici diversi per disincentivare immoralità e distrazioni. Chi non era abile al lavoro veniva confinato in reparti di infermeria in cui riceveva delle cure che spesso erano scarse o del tutto inesistenti. Le case di lavoro divennero una discarica per i malati di mente e i disabili. I vestiti e gli oggetti personali venivano sottratti, fumigati per eliminare i parassiti e conservati per essere restituiti al momento del congedo. A volte i poveri venivano rasati per evitare il proliferare dei pidocchi e dopo facevano il bagno, ma in acqua sporca, perché era la stessa per più persone. Agli indigenti venivano poi fornite delle scarpe e una divisa. Per gli uomini solitamente una camicia di cotone a righe, giacca e pantaloni e un berretto di stoffa. E per le donne un vestito a righe blu e bianco da indossare sotto un camice.
Esistevano istituti in cui alcune categorie erano contrassegnate dalle loro divise. Ad esempio alla casa lavoro Bristol Incorporation, fino al 1866, le prostitute dovevano indossare un vestito giallo e le donne single incinte un vestito rosso. Gli alloggi erano stanze basse con piccole finestre. Le scale erano buie e l'edificio era circondato da alte mura che gli davano un aspetto di prigione. C'erano circa 10 letti per stanza, fatti con sacchi di paglia o di lana, che trattenevano tutti gli odori ed erano perfetti per il proliferare dei parassiti. Persino i servizi di lavanderia si rifiutavano di lavare i vestiti delle case di lavoro perché erano pieni di insetti e parassiti. Parecchie epidemie avevano origine proprio nelle case lavoro. Il riscaldamento era minimo anche in pieno inverno, le condizioni erano al limite della sopravvivenza e spesso chi arrivava già ammalato o denutrito non ce la faceva. I poveri potevano avventurarsi all'esterno solo con il permesso del padrone, per cercare lavoro o per andare a un matrimonio o a un funerale. Potevano dimettersi quando volevano, ma di solito capitava solamente in caso in cui un parente trovava loro un lavoro. Gli ufficiali medici lavoravano part-time e con una paga bassa, il che significava che molti erano giovani e inesperti. Nella maggior parte dei casi erano obbligati a pagare di tasca loro farmaci, medicazioni, forniture mediche necessarie a curare i propri pazienti. La colazione era alle 5 da marzo a settembre e alle 7 negli altri mesi. Si iniziava a lavorare dopo le preghiere, una pausa per il pranzo e una per la cena, poi altre preghiere e si andava a letto alle 8. Si pensava che la religione avrebbe aiutato i poveri a superare la propria pigrizia, incoscienza e ubriachezza. Il lavoro. Il lavoro era disegnato per essere apposta duro e tedioso. La maggior parte era impiegata in compiti come spaccare pietre, frantumare ossa per fare dei fertilizzanti, oppure fare stoppa utilizzando un grande chiodo di metallo chiamato spike. Le donne potevano anche fare le pulizie o lavori di tessitura come cucire vele. In seguito allo scandalo dell'Andover Workhouse del 1845, i detenuti furono esentati dal compito di frantumare le ossa. Il perché ve lo spiegherò dopo, quando vi parlerò degli orrori delle workhouses. Tornando al lavoro in generale, a volte i compiti assegnati erano addirittura inutili, come scavare una buca per riempirla di nuovo. Questo perché la manodopera delle workhouses era talmente a basso costo che avrebbe ridotto i prezzi e portato a licenziamenti. L'alimentazione. Sulla carta l'alimentazione nelle workhouses era curata e bilanciata per rimettere in salute i malati e i poveri che avevano sofferto la fame. Ad esempio, la colazione doveva essere a base di pane e pappa, cioè una crema di cereali, seguita da un pasto centrale in cui si poteva servire carne, come maiale in salamoia o pancetta con verdure, patate, gnocchi di lievito, zuppa e sugna o budino di riso. A cena pane, formaggio e brodo e talvolta burro e patate, ma spesso la realtà era molto diversa. Il porridge o pappa era l'alimento principale ed era molto diluito. Qualche volta ci galleggiava qualche pezzo di patata o di carne. La carne era rara e usata come premio. Alle donne poi spettava metà razione del pasto degli uomini, che era già scarso. La qualità degli alimenti che entrava era proporzionale all'onestà dei gestori. Molti nelle workhouses peggioravano il loro stato di denutrizione e i più deboli morivano. Per tirare su il morale, poi, si mangiava in rigoroso silenzio. I bambini. In teoria, i bambini nelle workhouses dovevano essere istruiti e imparare un mestiere. Nella pratica gli insegnanti erano mal pagati, senza una preparazione formale, e dopo pochi mesi spesso si licenziavano. In questo modo i bambini finivano per essere impiegati direttamente al lavoro. Nel tentativo di costringere le workhouses a fornire almeno un livello base di istruzione, nel 1845 fu approvata una legislazione che richiedeva a tutti gli apprendisti di saper leggere e firmare i propri contratti di lavoro. Le case di lavoro avevano anche legami con l'industria locale, che prendeva da loro degli apprendisti. Questi accordi erano preferibili al mantenimento dei bambini nella casa lavoro. Era un modo più economico. I bambini apprendisti poi non erano sottoposti all'ispezione dei giudici, riducendo così la possibilità di punizioni per negligenza.
L'apprendistato era poi visto come un modo migliore a lungo termine per insegnare delle abilità a bambini che si sarebbero dimostrati disinteressati al lavoro e non occorreva neanche il permesso o la conoscenza dei genitori per mandarli in fabbrica. Alcuni bambini che nascevano nelle workhouses non vedevano mai il mondo esterno. La disciplina. Nelle workhouses vigeva una rigida disciplina. Per reati minori come bestemmiare o fingere di essere malati si limitava la dieta del trasgressore fino a 48 ore. Per reati più gravi come l'insubordinazione o il comportamento violento c'era l'isolamento fino a 24 ore con anche limitazioni nella dieta. Le ragazze venivano punite allo stesso modo degli adulti, ma i ragazzi minori di 14 anni potevano essere picchiati con una bacchetta o un altro strumento. Il refrattario resistente o chiunque avesse portato liquore alcolico o fermentato nel laboratorio finiva da un giudice di pace che poteva anche incarcerarlo. Queste erano le punizioni standard, ma troppo spesso capitava che i gestori andassero oltre, arrivando a provocare anche la morte degli ospiti, soprattutto dei bambini, che erano i più indifesi e non più protetti dai genitori. Gli orrori. Iniziamo con la vicenda dei frantumatori di ossa che vi avevo accennato prima. 61 persone che vivevano nella casa lavoro di Andover commisero gravi crimini tra il 1837 e il 1845 solo per essere mandati in prigione e quindi uscire dalla casa lavoro. Così nel 1845 il governo decise di indagare sulle condizioni di questo istituto e scoprì che i lavoratori avevano quasi causato una rivolta litigando per le ossa che avrebbero dovuto frantumare per poi essere utilizzate come fertilizzante. Perché quelle ossa loro se le mangiavano, le masticavano, ne succhiavano il midollo anche quando erano marce. Tanta era la fame che avevano. I bambini mangiavano i rifiuti alimentari e le patate crude con cui avrebbero dovuto sfamare gli animali. Il gestore della casa stava deviando i fondi per avere un guadagno privato. E non solo, l'uomo era spesso ubriaco e abusava sessualmente delle detenute. I detenuti che disobbedivano a volte venivano costretti a dormire nell'obitorio della casa di lavoro come punizione. Quando queste condizioni divennero di dominio pubblico, il gestore della casa di lavoro venne licenziato. Questo scandalo portò a delle regolamentazioni su questioni come la dieta, la risoluzione dei reclami, i doveri del personale, l'istruzione, l'abbigliamento e la disciplina. Ma gli orrori delle workhouses non finiscono qua. Nel 1850 il Times rese pubblico il caso di una donna incinta lasciata morire di fame e fatica sulle scale del ricovero di Southampton. Nel 1864 ci fu un'inchiesta sulla morte di un irlandese di nome Timothy Daly che risiedeva alla Holborn Union Workhouse. Il ragazzo aveva 28 anni ed era stato curato per 6 mesi per reumatismi acuti nell'infermeria della workhouse. Fu poi portato a casa e una settimana dopo ricoverato all'ospedale San Bartolomeo. Morì il giorno dopo. L'inchiesta stabilì che la causa della morte furono le piaghe da decubito dovute all'incuria dell'infermeria di Holborn. Anche se fosse sopravvissuto, secondo gli ufficiali medici inquirenti, sarebbe rimasto paralizzato permanentemente, per via delle piaghe che si erano aperte fino alle ossa dei fianchi. Ulteriori indagini rilevarono che era confinato in un letto largo circa 80 cm e lungo poco più della sua altezza e che sviluppò piaghe da decubito dopo circa 4 settimane. Lui e la biancheria da letto erano sporchi. Le piaghe furono trattate solo una volta con un impiastro fatto di fondi di birra e semi di lino e le bende non furono mai cambiate. Daly disse di aver visto il dottore passargli davanti molte volte, ma non si era mai fermato. Lo scandalo della Huddersfield Workhouse. A partire dal 1846 un'epidemia di tifo aprì le porte della Huddersfield Workhouse al controllo pubblico. Durante l'epidemia la casa di lavoro era sopraffatta dai malati, mettendone circa 3 per letto. Molti vennero anche trasferiti in altre strutture. I controllori riferirono che la casa era assolutamente inadatta all'abitazione umana, tuttavia era una delle migliori case lavoro della zona. Un altro rapporto rivelò che i malati di tifo venivano curati su sacchi di paglia pieni di pidocchi invece che su letti. Ogni camera ospitava fino a 40 bambini, con un numero compreso tra 4 e 10 che condividevano lo stesso letto. Durante l'epidemia di tifo la casa di lavoro era sporca,
con la rete fognaria straripante e i bambini che si graffiavano a furia di grattarsi per il prurito dato dalle punture degli insetti. Incredibilmente un comitato speciale del 1857 trovò circa le stesse condizioni. Riferirono che donne abbandonate, malate, vivevano accanto a bambini piccoli e non c'era separazione tra chi soffriva di infezioni e malattie contagiose e le donne che partorivano. C'erano anche persone malate che languivano accanto ai morti. Le condizioni erano così antigieniche che le pentole utilizzate per cucinare venivano usate anche per lavare le lenzuola sporche. Non c'erano infermieri qualificati per curare i pazienti. Molti di coloro che dispensavano i farmaci non sapevano nemmeno leggere l'etichetta sulle bottiglie. Alla fine, per ripulire la casa lavoro ci volle molto più tempo del previsto. Nel 1870 Huddersfield era ancora molto indietro rispetto ad altre case lavoro nel fornire le migliori cure ai suoi residenti. Gli abusi sui minori nella Brentwood Workhouse. Nel 1894 Ella Gillespie, non so come si pronunci, vi lascio comunque qui il suo cognome, un'ex infermiera e sorvegliante delle scuole di Brentwood di Hackney Union, fu processata con l'accusa di negligenza e abusi sui bambini a lei affidati. Le punizioni e gli abusi erano gravi, al limite del bizzarro. Una punizione comune era l'esercitazione del cesto, una punizione in cui i bambini in pigiama sfilavano per ore nelle loro stanze tenendo in equilibrio sulla testa un cesto contenente i loro vestiti diurni. Parlare con gli altri bambini era punibile con la testa sbattuta contro il muro e oltre a dare sberle con le mani, ella usava anche le padelle. I bambini venivano spesso mandati a raccogliere le ortiche con cui poi sarebbero stati fustigati. Inoltre l'acqua veniva spesso trattenuta, costringendo i bambini a bere dalle pozzanghere all'esterno o dai bagni all'interno, e non credo che sia dal lavandino. Altri testimoniarono che ella era regolarmente ubriaca e evitava il rivelamento dei suoi crimini dalle ispezioni a sorpresa, aspettando fuori dalla scuola gli ispettori e offrendo prima loro il pranzo. Ella fu dichiarata colpevole e ricevette 5 anni di servitù penale. In un'altra casa lavoro c'era un maestro, James Francis, famoso per la sua crudeltà. Un giorno punì un bambino di nome Willie Roberts, che poi morì senza che si seppe nulla sulla causa della sua morte. Stanley, un suo compagno, si sospettì e si intrufolò nell'obitorio per vederne il corpo. E lì ebbe la conferma di ciò che immaginava, i segni del pestaggio del maestro che evidentemente lo avevano portato alla morte. Stanley, il giorno dopo, scappò dalla casa lavoro. Lo scandalo dei guardiani. Un gruppo di guardiani doveva supervisionare le condizioni di alcune case lavoro. Si scoprì invece che sottraevano fondi, riducendo alla fame i detenuti, bevendo e facendo lauti pasti davanti ai reclusi che lavoravano fuori dalla finestra. Quando Honor Sawyer, 66 anni, morì per mortificazione delle viscere nell'ospizio di Droxford nell'Hampshire, un'indagine rivelò che i detenuti venivano regolarmente trascurati, venivano negate loro le cure mediche necessarie e gli venivano forniti dei pasti al di sotto dello scarso standard delle case di lavoro. Invece di servire la zuppa ai detenuti, la cucina serviva acqua di maiale, anche se non so bene cosa sia, e i loro budini erano fatti con gli scarti scremati dalla parte superiore dell'acqua di maiale. Questa cosa io non l'ho ben capita. La fine delle workhouses. Sebbene le case di lavoro furono ufficialmente abolite nel 1930, molte di loro continuarono sotto la denominazione di istituzioni di pubblica assistenza, sotto il controllo delle autorità locali, perché non c'era un altro posto dove ospitare migliaia di persone che non sarebbero riuscite ad adattarsi al mondo esterno. Quindi questi istituti continuarono sotto altri nomi fino alla seconda metà del XX secolo. I detenuti potevano uscire, le condizioni erano migliorate e le famiglie erano tenute insieme, ma continuarono a essere gestiti da maestri e ufficiali i cui atteggiamenti spesso erano fermi al 1900. Anche se generalmente la realtà delle workhouses era terribile, esistevano anche delle eccezioni in cui la situazione era migliore e le persone riuscivano a costruire
costruire delle comunità in cui i membri si aiutavano tra loro e riuscivano a mantenere anche i contatti con l'esterno. Accanto a persone che si approfittavano dei poveri, esistevano anche veri benefattori e istituzioni che cercavano seriamente di aiutare i poveri, come l'esercito della salvezza o la Children's Society. Alcuni vittoriani facevano beneficenza solo per farsi apprezzare dagli altri membri della società, ma in quest'epoca nacque anche un movimento spontaneo e genuino di aiuto verso i poveri da parte delle donne del ceto medio, che scendevano anche in strada per portare soccorso soprattutto ai bambini. I vittoriani erano i maestri dell'apparenza e sicuramente ritorneranno in questa rubrica. Vi aspetto qui per scoprire altri orrori dietro la storia. Attivate le notifiche per non perdervene neanche uno. Ci vediamo anche su Instagram, Facebook e TikTok. Ciao!